In questo video ti spiego come usare i pronomi indefiniti uno, qualcuno, ognuno, ciascuno e nessuno. La cosa migliore secondo me è vederli uno alla volta con tantissimi esempi. Uno è un pronome e si usa per riferirsi a una persona in modo generico. Si usa principalmente in due modi. Il primo è l'equivalente di una frase impersonale, come in questo caso. Uno non sa mai come regolarsi. Regolarsi in questo caso significa comportarsi. Uno non sa mai come regolarsi è l'equivalente di non si sa mai come regolarsi. E possiamo dire che è l'equivalente più colloquiale di questa frase, quindi la frase con uno è più colloquiale della frase impersonale. In questo caso mi viene in mente una differenza con l'inglese, perché questa costruzione in italiano assomiglia molto alla costruzione inglese con one, che è appunto un valore impersonale, ma mentre in inglese la costruzione con one è piuttosto formale e non usa quasi nessuno, almeno qui dove abito io non la usa nessuno, la costruzione italiana con uno è meno formale della costruzione impersonale con il sì. Il secondo modo in cui usiamo uno è in frasi come questa, che ho preso da un romanzo di Caro Figlio. Qualche anno fa questa ragazza conosce uno. In questo caso uno non si riferisce a una persona ideale, una persona generica, si riferisce al contrario a una persona molto concreta, ma della quale magari non sappiamo niente o non vogliamo dire niente, e quindi usiamo il pronome uno. E in questa frase, invece di uno, potremmo dire un tale o un tizio. Qualche anno fa questa ragazza conosce un tale. Sarebbe più o meno la stessa cosa. Questi quindi sono i due usi principali del pronome uno e è importante anche ricordare che uno ha un femminile, una, ma naturalmente non ha un plurale. Qualcuno ha in un certo senso un significato più generico del secondo uso che abbiamo fatto di uno. Torniamo al primo esempio che abbiamo visto prima. Uno non sa mai come regolarsi e poco dopo leggiamo: qui si sveglia qualcuno e periodicamente cambia le carte in tavola. Cambiare le carte in tavola significa cambiare le cose. In questa frase qualcuno indica una persona o magari anche più persone. Non sappiamo chi siano queste persone, ma sappiamo che esistono perché ne vediamo le conseguenze, cambiano le carte in tavola. Per vedere meglio la differenza tra qualcuno e il secondo uso che abbiamo fatto prima di uno, possiamo immaginare questa situazione. Io torno, per esempio, in ufficio e chiedo: mi ha cercato qualcuno? E mi rispondono: sì, è venuto uno che ti voleva parlare. Per vedere invece la differenza fra qualcuno e il primo significato di uno che abbiamo visto prima, cioè quello della frase impersonale, prendiamo queste due frasi. Io posso dire: uno si stanca a fare sempre le stesse cose. In questo caso è l'equivalente, questa frase è l'equivalente della frase impersonale: ci si stanca a fare sempre le stesse cose. E se io dico questa frase, uno si stanca a fare sempre le stesse cose, probabilmente intendo dire che anche io mi stanco a fare sempre le stesse cose, cioè io faccio parte di questo gruppo. Mentre se dico qualcuno si stanca a fare sempre le stesse cose, è un po' come se dicessi che altri si stancano, ma io non faccio parte di queste persone, cioè io non mi stanco. Qualcuno si può usare in frasi affermative o nelle domande. Vediamo qualche esempio tratto da vari romanzi. C'è qualcuno sulla strada? In questo caso abbiamo una domanda. Qualcuno dice che avresti fatto meglio a non ammazzare quella bestia. In questo caso significa ci sono delle persone che dicono. E in questo caso sì, potrei avere una costruzione impersonale. Potrei dire si dice che. Perché quando dico si dice che, intendo dire che non lo dico io, lo dice qualcun altro. E quindi in questo caso la costruzione impersonale è l'equivalente di qualcuno dice che. E qui abbiamo la traduzione italiana del famoso film di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo. E l'ultima cosa che voglio ricordare su qualcuno è che esiste anche il pronome qualcheduno. È molto meno comune di qualcuno, ma ha esattamente lo stesso significato. Ognuno e ciascuno servono per indicare un individuo che fa parte di un gruppo con le stesse caratteristiche. Il significato è molto simile.
Ognuno forse è un po' più comune. Io sicuramente uso più spesso ognuno, mentre ciascuno non lo uso quasi mai, a parte un caso che vedremo fra un attimo. Vediamo qualche esempio. Ciascuno ha il suo destino. Qui ciascuno è il soggetto del verbo, potremmo tranquillamente sostituirlo con ognuno, il significato non cambierebbe. Ciascuno ha il suo destino, ognuno ha il suo destino, significano la stessa cosa e significano ogni persona. Ogni sarebbe l'aggettivo corrispondente. E questo invece è un esempio tratto da un'intervista a Gabriele Muccino che dice: «Ho 3 figli, ognuno diverso dall'altro. Con ognuno ho un rapporto diverso». Come ho detto prima, ognuno e ciascuno servono per indicare un individuo che fa parte di un gruppo e per questo molto spesso sono seguiti da un complemento partitivo introdotto dalla preposizione di con o senza articolo, e il complemento partitivo indica appunto il gruppo di cui fa parte questo individuo, come vediamo nel titolo di questo articolo. Maurizio Costanzo, intelligente e potente, ognuno di noi gli deve qualcosa. O in questo esempio al femminile, ognuna delle 3 forze ha presentato un suo candidato, e qui il complemento partitivo è delle 3 forze. E ognuna è femminile perché forza è femminile. Un uso molto comune di ciascuno, e questo è il caso in cui lo uso anch'io, è quando si distribuisce qualcosa. E in questo caso si può usare con la preposizione per oppure senza preposizione. Per esempio, se io do delle matite ai miei studenti, posso dire prendetene una ciascuno, che significa appunto che ogni studente deve prendere una matita. Oppure posso dire con la preposizione per prendetene una per ciascuno. Questo è sicuramente uno degli usi più comuni del pronome ciascuno. Nessuno non è molto difficile da usare, ma ci sono 4 cose importanti da ricordare. La prima è che quando mettiamo nessuno dopo il verbo dobbiamo usare una frase negativa. Non c'è nessuno, non ho parlato con nessuno, non viene nessuno. Mentre se mettiamo nessuno prima del verbo non dobbiamo usare non, come in questo bell'esempio. Nessuno da nessuna parte dà per scontato che io parli le lingue che sono una parte di me. Quindi nessuno dà per scontato, senza il non. La seconda cosa da ricordare è che nessuno può significare anche qualcuno. Per esempio, io posso entrare in un ufficio vuoto e chiedere c'è nessuno, che significa c'è qualcuno. La terza cosa è che è anche molto comune usare nessuno con un complemento partitivo. E anche in questo caso vale la regola che abbiamo visto prima, cioè se nessuno viene prima del verbo non usiamo il non, se viene dopo il verbo invece usiamo la frase negativa. Come in questi 2 esempi, nessuno di loro ha parlato. Non ho invitato nessuno dei 2. E l'ultima cosa da ricordare è che nessuno ha anche una forma femminile, nessuna, e naturalmente non esiste il plurale, quindi per il pronome abbiamo 2 forme, nessuno e nessuna. Mentre attenzione perché per l'aggettivo abbiamo anche le forme molto comuni nessun, quindi senza la O finale, e nessun al femminile con l'apostrofo. Praticamente l'aggettivo segue le stesse regole dell'articolo un. Quindi diciamo non ho nessun amico maschile, non ho nessuna amica con l'apostrofo perché è femminile, nessuno strumento è perfetto, nessuno aggettivo in questo caso, ma diciamo nessuno perché strumento inizia con S più consonante. Tutti questi però erano aggettivi. Per il pronome abbiamo solo 2 forme, nessuno e nessuna. Non eliminiamo mai l'ultima vocale. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!